Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi condivido con voi una ricetta davvero unica. La colomba salata, soffice come una nuvola. È davvero buonissima e soprattutto è molto semplice da preparare. Prima di cominciare vorrei invitarvi ad iscrivervi al mio canale se ancora non lo avete fatto e ad attivare la campanella delle notifiche. Se vi fa piacere potete anche lasciare un like a questo video per supportare il mio canale. Grazie di cuore. Versiamo in una bacinella 125 g di acqua, 18 g di lievito di birra, 60 g di zucchero, 60 g di olio extravergine, 10 g di sale, pepe nero e 500 g di farina 00 di buona qualità. Mi raccomando perché la qualità della farina è sempre molto importante. Mettiamo il gancio ed iniziamo ad impastare. Mano a mano che impastiamo versiamo i restanti 125 g di acqua. Se non avete una planetaria, potete impastare a mano. Vi consiglio sempre di mettere l'acqua poco alla volta per dare modo alla farina di assorbirla. Per ultimo aggiungiamo anche 50 g di burro morbido, che io preferisco mettere manualmente. Lasciamo lievitare per 2 ore in un luogo caldo, per esempio il forno spento con la lucetta accesa, oppure con la funzione lievitazione. Nel frattempo ci andiamo a preparare il ripieno. Possiamo prendere per esempio 250 g di salame e tagliarlo a pezzetti. Se preferite potete sostituire il salame con un altro salume. Aggiungiamo anche dei cubetti di formaggio, potete scegliere quello che più vi piace. Io ho usato la provola perché era l'unico formaggio che avevo in casa, ma se avete del caciocavallo o della caciotta, dell'asiago, insomma quello che volete. Tagliamo anche le olive a cubetti e poi, come vedete, il nostro impasto è super soffice, lievitato tanto. Ci andiamo a ricavare 2 palline che saranno le ali della nostra colomba e le mettiamo da parte. Adesso prepariamo anche il corpo centrale. Molto semplicemente allarghiamo la pasta con le mani. Come vedete, bella estensibile. La farciamo e poi arrotoliamo. Se questo video vi sta piacendo lasciate un bel like e commentate. Grazie di cuore. Il vostro supporto è davvero molto importante per me. Prendiamo uno stampo per colomba. Questo è uno stampo da 1 chilo. Mettiamo la pasta al centro e dopo prepariamo le ali. Semplicemente le farciamo, arrotoliamo e adagiamo nello stampo in questo modo. Un po' di olio in superficie, in questo modo la pellicola non si andrà ad attaccare alla colomba e lasciamo lievitare sempre nel forno spento con la lucetta accesa per 2 ore. Dopo 2 ore guardate quanto è gonfiata, davvero tantissimo. Non ci resta che decorarla. Mettiamo un filo d'olio in superficie. Aiuterà a farla mantenere morbida e a dare colore. Semi di sesamo, pomodorini, olive e mandorle. Naturalmente, se volete mettere qualcos'altro, non so, semi di papavero, di girasole, potete fare come volete.
Mettiamo in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 38 minuti. Però naturalmente ogni forno è un po' diverso, quindi date sempre un occhio, dopo mezz'ora date un occhio e vedete un po' com'è. La lasciate raffreddare completamente fuori dal forno e poi quando è fredda potete gustarla e tagliarla. Guardate che bella! Questa farà sicuramente un bel figurone durante il vostro pranzo di Pasqua. Se proverete questa ricetta, fatemi sapere se vi è piaciuta. Ricordate anche di lasciare un like a questo video e di commentare. Per me leggere i vostri commenti è sempre bellissimo. Potete anche condividere le mie ricette cliccando sul pulsante condividi. Ma guardate quanto è soffice questa colomba. Guardate, è davvero una nuvola. E non potete immaginare che sapore e che profumi. È pazzesca. Veramente fantastica. Io preferisco assolutamente per tutti i lievitati utilizzare il lievito di birra e mai il lievito istantaneo, perché la differenza, guardate, è proprio la consistenza del prodotto. Guardate che meraviglia, sofficissimo, ma anche super digeribile e profumata e non puzza assolutamente di lievito. Preparatela e farete sicuramente un figurone. Vi ricordo inoltre che nella sezione video trovate la pastiera, i biscotti di Pasqua, il tiramisù e davvero tante ricette. Grazie di cuore per aver guardato questo video, io vi mando un bacione e un abbraccio e ci vediamo presto con una nuova video ricetta. Ciao!